Cosa lega il presepe napoletano al cimitero delle Fontanelle? Il presepe è un'arte popolare vecchia di almeno 600 anni e secondo diversi studiosi nacque come rappresentazione iniziatica in cui nulla era lasciato al caso. Una simbologia complessa investiva sia i luoghi, il pozzo, la torre, il fiume, il mercato, la grotta, sia i numerosi personaggi allegorici. Con il suo paesaggio stratificato, visionario e labirintico, il presepe è uno spazio metafisico. Tradizionalmente lo si preparava nell'arco di un paio di mesi, aggiungendo i vari elementi in date precise, secondo una scansione temporale consolidata nei secoli. L'ultimo atto di questa lunga messa in scena rituale avveniva il 17 gennaio, quando si svuotava la grotta da tutti i personaggi e vi si collocavano le anime purganti. È nota la devozione dei napoletani per queste anime espianti e in particolare per il culto delle anime pezzentelle di cui ho scritto nel mio De Profundis, ed è chiaro che il rapporto così peculiare che ha Napoli con la morte non poteva non riflettersi anche nel presepe. Fuori dall'osteria c'è Zi Pascale, uno dei due compari che giocano a carte. Egli è tradizionalmente identificato come la personificazione della morte e al cimitero delle Fontanelle si mostrava proprio un teschio chiamato Acapa e Zi Pascale, a cui si attribuivano doti divinatorie. A chi gli domandava qualcosa, Zi Pascale, come facevano tutte le capuzzelle, i teschi, rispondeva in sogno. Ed ecco l'altro elemento che a Napoli ha sempre giocato un ruolo fondamentale, il codice onirico. Come dicevamo all'inizio, il presepe non è un paesaggio realistico, ma ha i contorni del sogno. Non a caso nel presepe il personaggio più importante non è forse nemmeno Gesù bambino, ma un altro personaggio chiamato Benino, il pastorello addormentato, di solito posizionato ai limitari della scena all'inizio del percorso presepiale, come se tutto il resto del presepe in qualche modo scaturisse da lui. E infatti è lui il vero demiurgo. L'intero presepe non è altro che la rappresentazione di quello che Benino sta sognando. Il presepe che vediamo è il suo sogno. Il Natale, si sa, è una festa sincretica basata su antichi miti precedenti. Alla fine del ciclo annuale, quando si interrompono i lavori nei campi per via del freddo, si celebra la natività, cioè il ricominciare della vita. Proprio nel momento in cui nella natura tutto sembra morire, avviene la rinascita. Per questo il presepe è un paesaggio notturno e magico, una visione sotterranea, sospesa, perché per raggiungere la nuova vita bisogna prima scendere agli inferi e attraversare quello strano sogno che è la morte.